Ciao a tutti! Oggi vi voglio spiegare come si lavora a rete filet. Il filet è una lavorazione che c'è da tantissimi anni, quindi probabilmente molti di voi la conosceranno. Si basa su maglie alte, su quadretti vuoti o pieni. Poi vi farò vedere un esempio, di schema in maniera che capite perché dico quadretti vuoti e pieni. E con i quadretti vuoti e pieni, con l'alternanza dei quadretti vuoti e pieni, si possono creare dei disegni che siano geometrici, che siano floreali, piuttosto che cose molto più complesse come veri e propri magari paesaggi, persone. In questo caso, come vedete, nei quadretti vuoti io ho scritto filet. Ora, andava sinceramente bloccato in questa maniera, quindi come vi dico sempre, se i lavori si bloccano, si apre per bene la lavorazione e si legge meglio qualsiasi disegno, qualsiasi punto traforato, anche in questo caso, perché vedete, ad esempio, prendiamo ad esempio la I, così si legge piuttosto male, ma se io l'avessi bloccata in questa maniera si sarebbe letta molto meglio. Io questo ve l'ho fatto così, ad esempio, come sfondo di questa mia intro. Quando si pensa al filet, diciamo che si hanno in mente lavorazioni forse un po' datate, ma vi assicuro che non è così. È un po' come la storia dell'uncinetto che se lo si dice in giro fino a qualche anno fa tutti pensavano lavori all'uncinetto farai i centrini della nonna. Beh, non è così. Quindi ormai anche la lavorazione filet è rivista in una nuova chiave e quindi molto attuale. Io ho fatto dei progetti a filet e quindi inizio come primo video a spiegarvi proprio la lavorazione, quella classica base. Poi ci sono dei trucchetti, degli aggiornamenti che negli anni si sono portati avanti, ma comunque la base rimane sempre quella e quindi io preferisco spiegarvi subito la lavorazione, quella classica base, in maniera che così con qualsiasi tipo di spiegazioni, di schemi che voi potete trovare in giro vi trovate bene perché riuscite a leggerli perfettamente. Quindi iniziamo nel vedere uno schema che tra l'altro, come poi vi spiegherò, è anche molto simile al punto croce e poi vi faccio vedere la lavorazione a righe di andata e ritorno classica. Ecco, questo è lo schema che io ho lavorato per la prima volta a filet. È un libricino molto, molto vecchio del 1977 e questo schema è ben fatto, quindi l'ho preso perché è semplice ed è ben fatto. Come vi dicevo, assomiglia un po' a quello del punto croce, fatto da quadretti vuoti e quadretti pieni. Chiaramente quelli con la X sono quadretti pieni. La leggenda dice: una X è uguale a 4 maglie alte. 2x sono uguali a 7 maglie alte, 3x sono uguali a 10 maglie alte. Perché? Perché si basa su un multiplo di 3 più 1. Quindi una x sarà 3 più 1, 4. 2x vuol dire che 3 per 2x fa 6 più 1, 7. 3 quadretti pieni, quindi 3x, saranno 3 per 3, 9, più 1, 10. È abbastanza semplice. Adesso vi sembra complicato, però poi, quando prendete la mano, nella lavorazione vedrete che è una cosa semplice. Un quadretto vuoto, invece, è formato da una maglia alta e 2 catenelle. E si saltano poi 2 maglie di base e se ad esempio dopo dobbiamo fare un altro quadretto vuoto, rifacciamo una maglia alta, 2 catenelle e saltiamo 2 catenelle di base. Quindi vedete che la lettura dello schema è abbastanza semplice.
In certi casi si può lavorare sia dall'alto verso il basso che dal basso verso l'alto. Comunque, come si fa solitamente, si parte dall'angolo basso a destra e si inizia a lavorare in questo modo, quindi da destra verso sinistra, un po' come nei ferri. Per la riga successiva, se si lavora in righe di andata e ritorno, invece si legge la seconda riga di quadretti da sinistra verso destra e quindi si va così a serpentina fino in alto. Bene, adesso che vi ho spiegato più o meno, molto velocemente, ma veramente è semplice, come si legge uno schema a rete filet, vi faccio vedere come si lavora. Per prima cosa dobbiamo sapere quante catenelle bisogna avviare. Chiaramente, se state seguendo un modello, vi è già scritto quante ne dovete fare, ma se magari dovete seguire una spiegazione in centimetri, dovete sì basarvi sui centimetri della lunghezza della catenella, ma dovete anche avere un numero di maglie che sia sempre multiplo di 3 più 1. Quindi, ad esempio, io andrò ad avviare 16 catenelle, perché 3 per 5, 15, più 1, 16. Quindi prendo il mio filato e vado ad avviarmi normalmente 16 catenelle. 15 e 16. Ora, nella 15ª catenella tengo col dito il segno e poi vado a fare 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3, al posto della prima maglia alta. Se ad esempio vogliamo iniziare con un quadretto pieno, adesso dovrò andare a gettare il filo sull'uncinetto per fare nella maglia che sto tenendo col dito una maglia alta. Ok, poi proseguo nella prossima catenella di base con un'altra maglia alta e ho quindi 3 maglie alte. Chiaramente questa è la maglia alta sostitutiva, ma diciamo 3 maglie alte. Quando c'è un solo quadretto pieno, noi lo dobbiamo formare, diciamo così, da 4 maglie alte. Perché? Perché andando a fare la quarta abbiamo quest'ultima maglia alta come inizio del prossimo quadretto. Quindi se ad esempio adesso devo fare un quadretto vuoto, devo lavorare 2 catenelle, saltare 1 e 2 maglie di base e nella terza andare a fare la maglia alta. E questo è un quadretto vuoto. Come vi dicevo, 1, 2, 3 formano il primo quadretto, poi devo fare una maglia alta per andare a formare il quadretto vuoto. Se adesso diciamo si prosegue con un altro quadretto vuoto, farò sempre 2 catenelle, getto il filo, salto 2 maglie di base e nella terza vado a fare la maglia alta. Se adesso devo proseguire con un quadretto pieno, devo andare a fare tutte maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Perché 3? Perché una ce l'avevo già fatta dal quadretto di prima. Vedete che sono 4 maglie alte, ma io ne ho fatte solo 3 per il quadretto pieno perché appunto questa era quella del quadretto vuoto.
È un discorso che sembra difficile all'inizio, ma in realtà poi diventa tutto molto più semplice. Lo si capisce bene quando ci sono più quadretti vuoti uno vicino all'altro, perché quella maglia, vedete, che hanno in comune, quindi questa centrale, è proprio quella che si conta come quarta. Adesso poniamo che devo andare a fare un altro quadretto pieno. Quindi 1, 2, 3. Vedete, conto 3 perché in comune c'è la maglia alta di prima. Quindi quando si ha un solo quadretto pieno, perché magari è fra due maglie alte o il quadretto pieno iniziale, si hanno 1, 2, 3 e 4 maglie alte. Con il quadretto vuoto è facile perché si fanno sempre 2 catenelle, si saltano 2 catenelle di base e nella terza si ha una maglia alta. Se si hanno 2 quadretti pieni, uno in fila all'altro o più di 2 quadretti, si hanno 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 maglie alte, perché sarebbero 1, 2, 3 da una parte, 1, 2, 3 dall'altra e una, come vi ho detto, in comune, come queste. 2 maglie alte saltate di base, 2 maglie alte saltate di base e uno nel centro. Adesso proseguiamo con la seconda riga. E come la facciamo? Giriamo il lavoro, lavoriamo le 3 maglie alte, scusate, le 3 catenelle al posto della maglia alta e poi dipende cosa dobbiamo andare a fare. Se ad esempio dobbiamo iniziare con un quadretto vuoto, allora dobbiamo fare ancora 1 e 2 catenelle. A questo punto si saltano le 2 catenelle di base e nella terza si va a fare la maglia alta. Se si prosegue con un altro quadretto vuoto, 1, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, salto 2 maglie di base e nella terza vado a fare la maglia alta. Se devo fare un quadretto vuoto sopra un quadretto vuoto, anche qui 2 catenelle, si saltano le 2 di base e nella terza, scusate non ho gettato, e nella terza la maglia alta. Se invece devo andare a fare un quadretto pieno sopra un quadretto vuoto, a questo punto getto, lavoro nel quadretto vuoto 2 maglie alte, quindi 1 e 2, e poi vado a fare la terza maglia alta sopra la barretta, quindi nella maglia seguente. Se devo finire il giro con un quadretto vuoto, a questo punto non faccio nient'altro che 2 catenelle, salto 2 maglie di base e nella terza maglia, aspettate che la prendo, vado a fare la mia maglia alta. L'ho presa male, ragazzi, aspettate che la rifaccio, è proprio brutta. Sono senza occhiali, sempre la stessa cosa, però li ho fatti, li devo andare a ritirare settimana prossima. Eccola qua. Ok, eccoci. E così si va avanti. Giro, 3 catenelle, 1, 2, 3. Se ad esempio devo lavorare sopra questo quadretto vuoto un quadretto pieno, getto, come vi ho detto, 2 maglie alte all'interno del quadretto vuoto e poi una maglia alta sulla barretta. Chiaramente se devo lavorare una maglia, scusate, un quadretto pieno sopra un quadretto pieno, vado avanti con le maglie alte, quindi
1, 2 e 3. Poi magari faccio un altro quadretto vuoto, quindi 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nella barretta, andiamo avanti con un altro quadretto magari pieno, quindi entro dentro, vedete, 1, 2 e 3. Come si finisce il lavoro a filet? Semplicemente così. Se non ci sono altre indicazioni, diciamo che l'inizio è semplicemente con la catenella e la fine è semplicemente con la fine dell'ultima riga. È una lavorazione molto semplice ma di grande effetto, perché come vi dicevo all'inizio del video, se noi pensiamo al filet classico, che comunque è questo perché si lavora così, ma nell'immaginario comune sono, non so, le tende del bagno della trisnonna, anche se penso che la mia trisnonna non aveva delle tende del bagno a filet, comunque è una cosa, diciamo che non è che è brutta, però forse appunto è un po' troppo vecchio stile. Poi per l'amor di Dio, in una casa di montagna, in uno chalet, piuttosto che vi piacciono, fatele, cioè non voglio criticarle, lungi da me, sapete che ciò che piace a voi fa contenti tutti. Però non esiste solo quello, è questo che voglio dire, non esiste solo la tradizione del filet per far la tenda, come è successo per l'uncinetto, che moltissimi anni fa, se facevi l'uncinetto voleva dire che facevi solo i centrini della nonna. Ecco, col filet è la stessa cosa, non si fanno solo le tende della bisnonna, ma chiaramente con questa tecnica di vuoti e pieni si possono realizzare un sacco di tipologie di lavori che possono essere appunto di abbigliamento, possono essere sciarpe, accessori con dei disegni particolari, che siano geometrici, tutto quello che volete, che diciamo così ricordano un po' i disegni del punto croce. Bene, per oggi è tutto. La prossima volta, se volete, vi spiego anche come aumentare e diminuire nel filet, magari vi può essere utile. Se questo video vi è piaciuto, mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!